Il deserto lo senti sotto la pelle. Non è solo un punto su una mappa, sono istantanei, colori, tradizioni e culture di quei popoli che vivono da anni nei luoghi più inospitali della terra. Atacama è magico, anche nella sua quotidianità, e ci mancano le parole per descriverlo. Così, anche questa volta, abbiamo deciso di lasciar parlare le immagini per noi. Guarda oltre l'apparenza, saranno le sfumature, le vere protagoniste. Questo è il campeggio dove siamo, ci sono tutte le tende. Poi c'è la possibilità anche di ricaricare i cellulari perché dentro non c'è la corrente elettrica. Là ci sono i bagni in comune. Adesso vi faccio entrare nella nostra tenda. Allora, così. Qua ci sono Rebecca. Oh mamma, che cado. Rebecca e Mirko. Allora, un letto, 2 letti. Qua ci sono anche tipo delle piccole tasche dove mettere le cose. Qui abbiamo di tutto e di più. Per la notte che scende sotto zero ci sono anche i sacchi a pelo e poi tutte queste copertone. Qui dentro abbiamo i sacchi a pelo. Qua abbiamo tutte le nostre borse, le nostre provviste, le uova. Sì, perché spieghiamo che abbiamo fatto provviste perché di solito quando andiamo in questi luoghi un pochettino remoti capita, come per esempio per la benzina costa un po' di più, costa tutto un po' di più. Allora abbiamo detto prendiamo tutto quello che ci può servire, tanto abbiamo la cucina in comune e al massimo prendiamo qualcosa di fresco quando arriviamo qua. Però in realtà il glamping ci offre una colazione buona, per cui a pranzo facciamo qualcosina di leggero o addirittura alcune volte non mangiamo niente e poi alla cena ci facciamo una pasta o un panino o la once, come dicevamo, per cui con dell'avocado schiacciato, con delle carote grattugiate, con un ovino strapazzato, proprio così. Tutte cose che però ci permettono di risparmiare un po', per cui senza mangiare fuori, ma cucinando noi. Sì, perché appunto qua c'è anche la cucina compartita. Mirko ha appena detto la once, magari non si sa che cos'è. In Cile molte persone fanno come pasti principali la colazione e il pranzo e poi non fanno la cena, ma in tarda serata, quindi in alcuni casi anche proprio dopo l'orario della classica cena, fanno la once, la chiamano, che non c'entra con once come numero, che vuol dire 11 in spagnolo. E la once è come se fosse una sorta di spuntino serale in cui si mangia dolce e salato accompagnato da caffè o tè. Ne avevamo parlato anche nella nostra newsletter. Se non sei ancora iscritto o iscritta, qua ti lasciamo il link in descrizione. È gratuita e arriva una volta alla settimana. E insomma, quindi abbiamo assaggiato tantissime volte con la famiglia che ci ha ospitato la once e anche noi alcune volte la riproduciamo a modo nostro, ovviamente, che non è quello cileno. Oggi andiamo a visitare il centro di San Pedro, anche perché dobbiamo cambiare i soldi, perché purtroppo abbiamo provato a fare la transazione qua, che la transazione è come se fosse un bonifico istantaneo, perché non hanno la possibilità del pagamento con le carte e quindi dobbiamo ritirare i soldi. Abbiamo dei contanti ancora dal Brasile, quindi real, e vediamo di cambiarli. Non siamo in centro a San Pedro, siamo un po' spostati, tipo a 2 chilometri da San Pedro. Noi siamo riusciti ad arrivarci con la macchina e queste sono tutte le altre tende. Ci sono le tende più grandi con il bagno privato in camera, poi il proprio parcheggio che è tutta questa parte qui. Poi ci sono le tende più piccole che sono da 2 persone, che sono queste, che però hanno sempre il bagno privato. Le nostre invece hanno il bagno in comune, costano ovviamente di più. E qua sopra la sera, qua sopra su questa montagnola, vediamo un attimo, su questa montagnola qua fanno il tour astronomico, cioè ti fanno vedere le stelle e la luna con il telescopio. Costa 20.000 persona, Rebecca non paga, però insomma dobbiamo fare un po' di economia, quindi pensiamo che non lo faremo. In queste notti tra l'altro c'è la luna piena, quindi è ancora più difficile vedere le stelle. L'avevamo già fatto quando eravamo in Colombia e avevamo pagato tipo 6 euro, pochissimo,
nel deserto della Tatacoa, meraviglioso. Qua purtroppo i costi sono molto più alti, quindi penso che questa volta salterà. Allora, abbiamo provato a prelevare e a operazione sono 5,50 € a Banco Estado, quindi niente, nel senso che indipendentemente dalla carta internazionale che si ha, che la nostra alla fine è Revolut e abbiamo anche Vivide Wise, qua ti linkiamo il video in cui ti spieghiamo tutte le nostre carte di credito, indipendentemente dalla carta che hai ti fanno pagare 5,50 € di commissioni, quindi noi invece adesso andiamo a provare a cambiare i nostri soldi. Questo è il centro di San Pedro, con ovviamente o ristorantini o bar, oppure tutti i luoghi dove vendono le escursioni e tour. Per esempio questi. È molto carino, in realtà, con tutte queste casette basse fatte di mattoni. Molto carino. Qua si vedono molte persone che vanno in bicicletta. E il costo di un noleggio di una bicicletta è di 16.000 al giorno. Davvero secondo noi è una follia. Considerate che noi al giorno per la macchina paghiamo 20 € e qui si pagano 16 € per una bicicletta. Vuol dire che se ne avessimo noleggiate 2 avremmo pagato 32 €. Una follia sto San Pedro, ragazzi, una follia. Vabbè, comunque adesso noi andiamo, abbiamo provato a chiedere a una cassa di cambio, ce ne sono diverse e il cambio non è buono, anzi direi che è proprio pessimo, e quindi andiamo a cercarne un altro sperando in bene, perché se no non so che fa. Allora, in questa via ci sono diverse casse di cambio, hanno tutte lo stesso cambio, che è migliore rispetto alla prima cassa di cambio. In realtà sì, la prima cassa ci sperava 30 e qualcosa, 1,30, Sì. per cui abbiamo perso poco. 2 €. Sì. Stiamo vedendo tanti prodotti a base di coca. Non pensate che qua siano dei drogati, semplicemente le foglie di coca vengono utilizzate da chi deve lavorare in altura, o comunque da chi deve andare in altura o deve vivere in altura, per aiutare a gestire meglio questo mal di montagna. E si fanno degli infusi per cui si vendono l'acqua di coca o delle caramelle a base di coca, delle foglie di coca da mettere in infusione, e suggeriscono proprio sul sito dei geyser del Tatio di acquistarle per gestire meglio questi mal di montagna. Una maschera tradizionale. Interessante. Poi ci sono tutte le papucce calde, tutte le calze, gli alpaca, che meraviglia. Sono più belli dal vivo. Gli alpaca sono più belli dal vivo, quindi se vi dimenticate qualcosa qua trovate tutto, dalle calze, ai cappelli, ai Un po' guanti. pesantini però. Guarda qua. Questo somiglia al cappello che bello. aveva Mirko e che ha perso. Vediamo se è abbastanza grande. Mirko Sì. sta cercando un cappello da quando, non so, da 6 mesi non lo trova come gli piace. No. È grande, è piccolo. Hay más grande también. ¿Quiere grande? No, esto es grande. Quiero un poco más pequeño, por favor. Esto es un poco más pequeño. ¿Puedo probar? No, manca quelle cose. Il problema di Manca il cordino. questi cappelli è che quando c'è il vento Partono. volano via. Anche l'altro che ho io purtroppo è così. Invece questo, che è bel pesantone, che però non va bene per il caldo, è Vola perfetto, via. disegnato per la mia testa. Io sono Babbo Natale tutto l'anno. Oh, oh, oh. Noi abbiamo questi 3 cappelli nuovi, che sono quelli che avete visto nel precedente video, che ci ha regalato la tia Paoli. Salutiamo la tia Paoli, grazie tia Ciao, Paoli, tia Paoli. che sarebbe la zia del nostro amico cileno che ci ha ospitato e ci ha regalato questi 3 cappelli e sono così caldi, così morbidi, così meravigliosi. Ah, Ci hanno fantastici. salvato dal freddo
ci hanno salvato dal freddo del geyser. geyser di ieri mattina, per cui a meno 3, meno 4 sembravamo a casa, tranquilli, bei caldini. Mi vida y en San Pedro de Atacama hacia allá, mi vida mágico con su belleza hacia allá, mi vida mágico con su belleza hacia allá, mi vida y el encanto, un encanto hacia allá, mi vida y toda su fortaleza hacia allá. En San Pedro de Atacama, sus cariños hermosos son un encanto, paisajes muy hermosos hay en lo alto y alto, paisajes muy hermosos hay en lo alto y alto, hay en lo alto y sí, una por una. Aprovecho porque ya se terminaron las cosas. Gracias. Un aquilone, amore. Anche papà? Bellissimo, amore. Eccolo qua. L'aquilone, vuole già costruirlo adesso. Siamo nella piazza principale. Una ragazza è stata gentilissima, gliel'ha regalato. Tieni questa parte qui. Sì. E qui dice usando le por la razón o la fuerza. Quindi per la ragione o con la forza. datata 1557. Wow. Un incendio, una ricostruzione, Un terremoto. un terremoto, monumento storico, rimpiazzo del campanile, ricostruzione del muro perimetrale, altro incendio, attentato incendiario, secondo attentato incendiario, ricostruzione parziale, ricostruzione della torre, inondazione, restaurazione del muro. Diciamo che non è una chiesa molto fortunata, però tuttavia è qua. Tetto di legno con tutte le travi così, ma Sì. che spettacolo! Ora bellissimo. ho capito perché ci sono stati così tanti incendi. Ah, ciao cane. Zorro non c'è. Questo è Zorro. Questo è Zorro. Alcune tombe non hanno nemmeno la foto Un nome. o un nome. No, il nome sì. La maggior parte Ah no, alcune no. delle tombe non ha la foto. Esatto, la maggior parte delle tombe non ha la foto. E sono tutte in terra, I interrate. portafiori sono barattoli riutilizzati. Sì, oppure non ci sono proprio e non ci sono le lucine. C'è chi ha una tomba un po' più, come si può dire, elaborata, e chi invece ha semplicemente i cumuli di terra. Crediamo che parte anche della conoscenza di un paese passi anche a visitare il cimitero, perché sì, fa capire le tradizioni anche per quanto riguarda la morte. Qui la maggior parte sono cristiani, però le popolazioni native sono animiste. E qui, là in fondo dovrebbe esserci la Valle della Luna. Là in fondo dovrebbe esserci la Valle della Luna. Comunque il paesaggio è mozzafiato.
volevamo andare a vedere il Mirador Coyote. Anche questo è un pagamento, no veramente, ridiamo per non piangere. Praticamente fa parte anche della Valle della Luna e quindi è a pagamento. Noi non entreremo nella Valle della Luna, siamo sicurissimi di non farlo. Boicottiamo, la boicottiamo. Parlando... Non ci piace la Valle della Luna. No, allora, non entreremo mai pagando sia la Valle della Luna che la Valle della Morte. Ora stiamo pensando di fare la Valle della Morte perché parlando con la nostra sempre amica della reception ci diceva che le due valli secondo lei sono molto simili e poi c'è chi ama di più una, chi ama di più l'altra, ok, però la Valle della Morte costa 4.000 in meno a persona, quindi 6.000, in Valle della Luna 10.008. Le cose particolari lì sicuramente sono le formazioni rocciose e la sabbia, queste grandi dune di sabbia, però a noi sembra davvero folle il fatto che si debba pagare per salire su delle dune di sabbia. Senza guida, senza niente, cioè alla fine stai dicendo che tu entri e poi ti giri le tue robe per i fatti tuoi, per cui paghi sostanzialmente quello che mantiene la sabbia del deserto. Oddio. Interessante. Ah, è davvero folle.